Bentornati sul canale. In questo video andiamo a vedere come integrare lo speed test, quello più famoso di speedtest.net, in OpenHub per eseguirlo a intervalli regolari e visualizzare i risultati sulla nostra sitemap. Renderemo anche i risultati persistenti su InfluxDB per poter analizzare l'andamento storico utilizzando delle dashboard su Grafana. Il binding utilizzato non è censito in quelli ufficiali di OpenHub, ma è un binding di community scritto dall'utente BigBasek di GitHub. Vi lascio poi il link alla sua pagina GitHub nella descrizione del video. Questo binding l'ho trovato seguendo un post sul forum ufficiale di OpenHub e vi lascio il link anche di questo post. Non consiglio invece di utilizzare la thing di tipo speedtest presente nel binding network nativo, perché da quel che ho potuto vedere e provare e da quanto ho letto in giro sui forum funziona abbastanza male. Andiamo quindi a installare manualmente il binding e configurare tutti i vari oggetti di OpenHub. Bene, partiamo dalla pagina GitHub di BigBasek dove possiamo scaricare il binding per lo speed test. BigBasek ha fatto un fork del repository OpenHub Add-ons ufficiale e l'ha integrato con alcune modifiche, tra cui appunto la release di questo binding, che andiamo a trovare nei tag release OH3 speed test. Negli asset abbiamo tre file. Noi andiamo a scaricare, anzi andiamo a copiarci il link per scaricarlo direttamente sul Raspberry, il file jar, che è il binding che poi dobbiamo installare manualmente su OpenHub. Copiamo la link address, andiamo sul nostro Raspberry e con wget o qualunque altra cosa scarichiamo il binding. Eccolo qua. Il binding va copiato nella cartella add-ons di OpenHub, che è nella mia installazione dentro user share OpenHub add-ons. Questo binding ha la necessità che sul Raspberry sia installato l'interfaccia da linea di comando per eseguire lo speed test di speedtest.net. Questa si può scaricare dal sito ufficiale speedtest.net. Vi lascio poi il link in descrizione di questa pagina, dove abbiamo il download speed test CLI per Linux. Andiamo a prendere l'ARM HF. Anche qua ci copiamo il link, andiamo sul Raspberry e sempre col solito wget lo scarichiamo. Ci creiamo una cartella temporanea, lo spostiamo in questa cartella e a questo punto lo decomprimiamo col comando tar xvfz. Sono presenti solo tre file, quello che interessa a noi è speed test, che è l'eseguibile, che dobbiamo spostare nella cartella user bin. Dobbiamo usare sudo perché è una cartella di sistema. A questo punto l'esecuzione di speed test è possibile farla senza referenziare il percorso. Quindi lo proviamo un attimo. Ok, ha funzionato. Quindi tutte queste informazioni che si vedono adesso a video possono essere recuperate da OpenHub. Un'altra cosa che possiamo fare è eseguire questo comando con l'utenza OpenHub per verificare che abbia i permessi corretti, perché poi OpenHub lo eseguirà con l'utenza OpenHub. Quindi sudo -u OpenHub speed test. La prima volta che si lancia questo comando, il sistema chiede l'accettazione di una licenza, quindi conviene sempre lanciarlo la prima volta che si installa per dare l'accettazione della licenza, altrimenti il comando lanciato da OpenHub non funzionerebbe.
Nel mio caso non me l'ha chiesto perché io l'avevo già installato tempo fa. Ok, quindi anche OpenHub è in grado di eseguire questo comando. A questo punto dobbiamo riavviare OpenHub e andare a configurare l'add-on. Il riavvio di OpenHub serve per fargli installare correttamente l'add-on che gli abbiamo messo nella cartella. E adesso aspettiamo che si riavvii. OpenHub si è riavviato, a questo punto andiamo a creare la Think. Quindi andiamo su Think, clicchiamo su più e dovremmo avere lo speed test binding, che è quello che abbiamo appena installato. Quindi lo selezioniamo, cambiamo solo nome, Network Speed Test, refresh rate, cioè ogni quanto esegue in automatico il test. Il path dello speed test, avendo messo il file eseguibile dentro USR bin, non dobbiamo specificare nulla. Il server ID serve a eventualmente forzare un server col quale fare il test. Lasciando bianco viene scelto in automatico come quando si effettua lo speed test direttamente da web. Quindi creiamo la Think. Eccola qua. E adesso andiamo a configurare i canali. Aggiungiamo l'equipment, lo mettiamo direttamente dentro il gruppo casa, il nome EQ Network Speed Test, Network Speed Test va bene, categoria mettiamo line giusto per, semantic class dovremmo avere Network Appliance, i canali mettiamo advanced che ce ne sono tanti in più, quindi noi andiamo a scegliere il server, jitter, latency, download, banda in download, banda in upload, ISP, result ARL e test trigger. Questi sono tutti i canali che vogliamo configurare, gli altri per adesso non li configuro. Quindi andiamo piano piano a scrivere tutti i nomi. Ed ecco tutti i nostri item, anzi point, creati. Dovrebbero essere tutti all'interno dello stesso padre, che è Network Speed Test, il nostro equipment. Ok, per vederli tutti possiamo andare direttamente nell'interfaccia autogenerata. Ecco che abbiamo il download perché l'ha già fatto un giro di prova, l'ISP che è il mio provider internet, il jitter, latency, l'URL del risultato che adesso di qua non lo posso copiare, ma sì, posso copiarlo così. Che se lo metto qui sul browser mi fa vedere il risultato come quando viene generato via web, quindi può essere comodo. Poi abbiamo il server che è stato utilizzato, lo switch per triggerare in maniera manuale l'esecuzione dello speed test e l'upload.
Adesso andiamo a configurare un pochino meglio l'output di questi item. Quindi andiamo su Settings, Model, Network Speed Test. Abbiamo i nostri item. Allora, il jitter, andiamo ad aggiungere lo state description, lo mettiamo con 2 decimali e gli mettiamo un'unità di misura. Latency la stessa cosa. No, scusate. Poi abbiamo il download. In questo caso mettiamo solo un decimale. PS. Stesso per l'upload. ISP una stringa, ok, qui siamo a posto. Adesso possiamo aggiungere magari l'informazione di quando si è stato eseguito l'ultima volta il test utilizzando i canali collegati tra loro. Quindi torniamo sulla Fing. Andiamo a prendere il canale del result URL, aggiungiamo un item, lo chiamiamo PT TS. TS ultima esecuzione speed test. È un tipo datetime. Misura un timestamp. Parent group è sempre il solito equipment. Possiamo aggiungere anche il gruppo dei TS come gli altri che abbiamo. E poi questo lo mettiamo col timestamp on update. In questo modo questo item si aggiorna in automatico col timestamp tutte le volte che viene aggiornato il canale su cui ci siamo agganciati. Come vedete abbiamo l'ultima data di esecuzione, data e ora di esecuzione. Andiamo a mettergli il metadata per visualizzarla un pochino meglio. Ed eccola qua. Quindi torniamo sulla nostra visualizzazione e dovremmo avere anche il TS. Ok. Nella seconda parte di questo video andremo a vedere come configurare InfluxDB per memorizzare questi dati e andarli poi a vedere su Grafana.